Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi continueremo il nostro set di chimica ed oggi insieme a voi faremo il nostro becco basen. Prima di vedere cosa ci occorre per il nostro becco basen e quindi per il nostro tutorial, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di lasciare un like se questo video vi è piaciuto. Ovviamente se volete dei contenuti simili lasciate sotto i commenti, sarò felice di poter soddisfare o realizzare qualsiasi vostra richiesta. Eccoci qua, ciò che ci occorre per il nostro becco basen sono il colore grigio, possiamo usare un grigio chiaro, un grigio più scuro, dipende dal colore grigio che vi piace. Il rosso, in quanto io ho usato il rosso per la mia fiamma, ma possiamo fare la fiamma anche di arancione o di giallo. Del filo nero per i dettagli della bocca, il nostro uncinetto, le forbici, un marcapunti, ovviamente dell'imbottitura e degli occhietti per il nostro becco base. Tutte le dimensioni e le misure dell'uncinetto, della lana che ho usato ve le lascerò sotto in descrizione. Adesso iniziamo col nostro tutorial. Allora, iniziamo il nostro lavoro prendendo la lana grigia e faremo un anello magico. E nel nostro anello magico faremo 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4 e 5. Una volta fatte le nostre 5 maglie basse dentro il nostro anello magico, tiriamo il filo e chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa fatta. E posizioniamo il marcapunti nell'ultima maglia. Nel secondo giro faremo un giro di aumenti, faremo un aumento per ogni maglia bassa. Quindi avremo 10 maglie basse alla fine del giro, perché in ogni maglia faremo 2 maglie basse. Quindi alla fine del giro 10 maglie basse. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8 e nell'ultima 2 maglie basse, quindi un totale di 10. Nel terzo giro faremo un aumento, una maglia bassa e un aumento per tutto il giro, così da avere alla fine di questo terzo giro 15 maglie basse. Uno, 2 e 3 e di nuovo una maglia bassa e un aumento. Faremo questo fino ad arrivare al nostro marcapunti con 15 maglie basse. Una volta terminato il nostro terzo giro con 15 maglie basse, adesso procediamo col quarto giro, dove andremo a fare 15 maglie basse per tutto il giro senza aumenti, solo che prenderemo la solina interna, quindi lavoreremo solo con la solina interna. Quindi 1, 2, 3,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Una volta terminato il nostro giro, fatto solo prendendo la solina interna, faremo dal quinto giro al 13°, quindi per un totale di 9 giri, tutti su 15 maglie basse. Ci vediamo qui quando avremo terminato il nostro 13° giro. Una volta arrivati al 13° giro, iniziamo a riempire il nostro lavoro con l'ovatta. Poi nel giro successivo faremo un giro di diminuzioni, perché andiamo a chiudere il nostro lavoro. Quindi andremo a fare una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro. Quindi una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro, così avremo 10 maglie basse alla fine del nostro lavoro. Poi una volta fatto una maglia bassa e una diminuzione, faremo il nostro 15° giro, andremo a fare tutte diminuzioni, quindi avremo alla fine di questo giro solo 5 maglie basse, quindi un giro di tutte diminuzioni. Una volta terminato il nostro ultimo giro di diminuzioni, taglieremo il filo. Prima di chiudere il nostro piccolo foro continueremo a imbottire un po', ci aiuteremo, almeno io mi aiuto con un uncinetto per poter, con un ago da lana passerò il filo sotto a tutte le maglie basse, alle ultime 5 restanti, così da poter stringere il nostro fiorellino, un nodino, e il nostro lavoro è completato. Nascondiamo il lavoro, il filo attraverso il lavoro, ed eccoci qua, la nostra prima parte è finita. Adesso andremo nella parte sotto, dove del nostro becco basen, dove andremo nel giro quarto, dove abbiamo preso solo la parte interna della maglia. Adesso avremo solo la parte esterna della maglia, inseriremo l'uncinetto lì e faremo un primo giro di aumenti. Quindi abbiamo 15 maglie basse, quindi saranno 30 maglie basse alla fine di questo giro. Quindi in ogni maglia sottostante faremo 2 maglie basse per un totale di 30 maglie basse. Quindi io andrò ad unire il mio filo alla prima maglia e farò tutto il giro di aumenti, quindi 2 maglie basse in ogni maglia. Quindi proseguiremo tutto il giro facendo 2 maglie basse per ogni maglia sottostante. Ci vedremo alla fine del giro quando avremo 30 maglie basse. Una volta raggiunto
il nostro marcapunti, quindi avremo fatto tutto il giro di aumento e quindi abbiamo 30 maglie. Adesso faremo 2 giri su 30 maglie basse e alla fine del secondo giro faremo una catenella e taglieremo il filo e nascondiamo il filo attraverso il nostro lavoro, e così completeremo la base del nostro becco base. Quindi ci vediamo alla fine del nostro secondo giro. Arrivati alla fine del secondo giro, farò una maglia bassissima nella prossima, una catena aggiuntiva, toglierò il filo e con l'aiuto di un ago da lana nasconderò il filo attraverso il lavoro. Taglieremo il filo. Adesso faremo la fiamma. Per fare la fiamma io userò il colore rosso, ma possiamo farle anche di arancione. Allora, per la fiamma col colore rosso faremo una catenella di 8, quindi l'odino iniziale è 8 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8. Una volta fatta la nostra catenella di 8, chiuderemo la nostra catenella a cerchio andando nella prima catenella e facendo una maglia bassissima. Una volta chiusa la nostra catenella faremo 3 giri su 8 maglie basse, quindi 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Proseguiremo così per altri 2 giri facendo 8 maglie basse. Ci vediamo alla fine degli altri 2 giri. Una volta completati i 3 giri andremo nella maglia successiva, faremo una maglia bassissima, una catenella aggiuntiva, tagliamo il filo. Con la coda lana entreremo sotto ogni maglia bassa da stringere il lavoro e da chiuderlo, così da stringere bene, da dare la forma un po' più appuntita alla nostra fiamma. Quindi ago da lana, scusate, non c'è bisogno di imbottire, però se preferite potete anche metterci un po' di imbottitura. Io ho preferito non farlo per la mia fiamma, quindi stringerò per bene per chiudere il forellino, così da poter dare la forma alla mia fiamma un po' appuntita. Una volta appuntito il nostro lavoro chiudiamo, tagliamo il filo ed ecco qua la nostra fiammetta. Adesso la andrò a mettere sul nostro becco base. Io la incollerò con della colla a caldo, voi se preferite potete anche cucirla con del cotone rosso. Io ho preferito la colla a caldo.
messo un pizzico di colla a caldo sotto. Ed ecco la fiammetta. Adesso faremo l'ultimo particolare laterale, aggiungeremo gli occhietti e un piccolo sorriso al nostro becco basen, quindi aggiungeremo i dettagli. Prendendo il colore sempre grigio faremo dei piccoli dettagli al nostro becco basen. Faremo un anello magico dove al suo interno faremo 6 mezze maglie basse, quindi aggiungeremo una catenella, non conteremo questa catenella come un punto aggiuntivo, quindi faremo 6 mezzi punti alti, 1 2 3 4 5 e 6. Una volta fatti i nostri 6 mezzi punti bassi, mezzo punto alto, scusatemi, chiudiamo, tiriamo per bene il filo, chiudiamo tutto nella prima catenella fatta con una maglia bassissima, maglia bassissima, aggiungiamo una catenella e tagliamo il filo, stringiamo per bene il nostro lavoro come abbiamo fatto per la fiamma, cerchiamo di dare una piccola forma, tagliamo i fili spingo verso l'interno i fili in eccesso e come per la fiamma io aggiungo della colla a caldo e vado a posizionare ciò alla parte laterale del nostro becco basen. Adesso, come accennato già prima, metterò, per rendere questo lavoro più carino e divertente, degli occhietti e con del filo nero farò una piccola bocca sorridente. Gli occhietti possono essere di qualsiasi dimensione in base ai vostri gusti. Io scelgo degli occhietti di una forma ovale, quindi uno, li aggiungo sempre con la colla a caldo, e con del filo nero la codalana aggiungeremo il dettaglio della bocca.
teniamo il filo, con voi il lavoro completato. Ecco a noi il nostro becco basen. Se vi è piaciuto ragazzi questo video lasciate un mi piace, se volete vedere altri contenuti del genere o simili scrivetemelo nei commenti. Al prossimo video, ciao!